Buonasera a tutti, sono Davide di 3D Wrap e siamo ancora una volta con la nostra rubrica Tips and Tricks. Siamo a Barcellona con la Ferrari SF70H. Ci apprestiamo al prossimo Gran Premio che è vicino e facciamo un overview di quelli là che sono i punti salienti di questa pista con una vettura che si avvicina un po' alle Formula 1 moderne. Insomma, siamo lì, dotata di powertrain Power Unit ibrida con DRS. Parliamo un po' del nostro setup. Allora, siamo su una postazione DJS Formula. La posizione di guida e gli angoli posturali sono tipici di una vettura da Formula. Un angolo del gomito molto accentuato, lo stesso è molto ravvicinato e il bacino è molto portato in basso e in avanti. Per quanto riguarda la pedaliera, siamo con un'angasa a 2 pedali con base Formula. Base Formula consente di regolare i pedali sia in profondità che in rotazione, avvicinandosi quindi quanto più possibile a quello che è una configurazione ideale sia per la propria postura che per la sit che ognuno ha. Il setup che ho preferito questa volta dei pedali è un setup che sfrutta, per quanto riguarda il freno, l'elastomero progressive. La cella di carico l'ho spostata più in basso rispetto al setup che utilizzo di solito per le vetture più turistiche, proprio perché voglio avvicinarmi a quella che è la sensazione di una vettura da Formula, quindi dove il pedale fa poca corsa, siamo intorno ai 10-15 mm di corsa massima, ma devo anche avere molta sensibilità e praticare quella che conosciamo molto bene come arte del trail braking. Qui c'è il cursore del freno, come potete ben vedere, se premo poco arriva più o meno intorno alla metà e in questo range che più o meno si fa il trail braking. È una manovra molto fondamentale su questo tipo di vettura, soprattutto sulle vetture di Formula attuali, dove la Power Unit esercita un freno motore che è importante proprio perché deve recuperare energia in fase di decelerazione, crea una dinamica tipicamente sovrasterzante, e il trail braking è veramente fondamentale perché consente di sfruttare questa dinamica a proprio favore, dando la giusta direzionalità in fase di cornering della vettura. Dopodiché, quando si dà il pestone, si arriva a fine corsa. La classica manovra che viene utilizzata sulle vetture da Formula: si dà il pestone per fare la staccata e poi si deve fare un po' di trail braking in modulazione per incentivare il cornering. L'acceleratore invece è settato su un 3/4 di corsa, quindi l'asola è messa a 3/4, perché il fatto di avere un po' di corsa in più mi dà l'opportunità di modulare un po' meglio, soprattutto nelle fasi iniziali in cui bisogna aprire il gas. Il circuito di Barcellona è un circuito dove ci sono dei cambi di direzione importanti e una cattiva modulazione dell'acceleratore può facilmente innescare una perdita di aderenza del retrotreno durante un cambio di direzione. Affrontiamo adesso le curve. Staccata in terza, trail braking, quarta, mantieni la quarta, si inserisce la quinta, un filo di gas per tenere il posteriore ancorato, più scalata in quarta per mantenerlo stabile e poi in terza, si chiude alla fine, progressione fino alla quinta marcia, scalata in terza, chiude cordolo, apri il prima possibile senza sovrasterzare, scalata in quarta, si taglia il più possibile, trail braking, troppo gas, qui si sfrutta di nuovo il carico, DRS, staccata in seconda, un po' di trail braking e facciamo cornering, filo di gas, scalata in terza, si apre di nuovo, occhio alla contropendenza e il panettone all'interno, scalata in seconda e chiude. Qui giù tutto. Sfruttiamo il DRS.
chiudiamo la traiettoria sfruttando il bloccaggio del differenziale, in quarta retrotreno stabile, chiudiamo verso la fine, giù tutto, apriamo traiettoria sul cordolo, trail braking in terza, facciamo un po' di cornering, apriamo il gas senza esagerare, in quarta un po' di trail braking, tagliamo il più possibile senza esagerare come ho fatto io, sfruttiamo la downforce, scalata in seconda, chiudiamo il più possibile, occhio che qui sotto sterza a causa della contropendenza, apriamo il prima possibile senza esagerare, DRS, e qui direi che possiamo fermarci. Come avete potuto osservare, Catalunya è una pista veloce, ha dei cambi di direzione molto importanti e nella maggior parte delle curve è possibile sfruttare la downforce per tenere il posteriore ben piantato. Siccome però la caratteristica di queste nuove power unit ibride su queste Formula 1 è quella là di recuperare energia in fase di decelerazione, bisogna essere sempre pronti ad un eventuale sovrasterzo quando la vettura decelera e il posteriore si scarica. Per questo è importante settare il pedale dell'acceleratore con la giusta sensibilità, perché quel filo di gas ti salva nel momento in cui c'è il posteriore che comincia a sbilanciarsi, e soprattutto il freno nel momento in cui lo si setta con la giusta corsa dà l'opportunità di fare un po' di trail braking, e quindi in questo modo è possibile apprestarsi alle manovre di cornering come abbiamo visto prima. Detto questo, non mi resta che salutarvi, ci diamo appuntamento al prossimo Tip and Trick.